Buonasera, dopo un lungo periodo di stop torneremo a fare tutorial sul nostro maggiolino. Questa sera parleremo della sostituzione delle candele della nostra auto. È la più classica e semplice operazione di manutenzione. In questa operazione può cimentarsi chiunque, anche una persona che non ha esperienza in meccanica. Ciò che ci occorre per questa operazione: una chiave per la candela. Io userò questa a cricchetto, però ce ne sono di vari tipi. Anche questa andrebbe bene, oppure c'è la classica chiave a tubo, uno spessimetro e 4 candele, in più una pila LED. Ok, la prima cosa che faremo è partire da uno dei due lati dell'auto. Stacchiamo la pipetta della candela e andiamo ad inserire la nostra chiave. Ok, procediamo con l'agganciare alla candela e provare a svitarla. La chiave che useremo è una chiave da 21. Ricordo che per le candele di nuova generazione si usa una chiave da 16 molto più piccola. Ok, una volta agganciata alla candela con la nostra chiave, la sblocco e inizio a svitarla finché non fuoriesce completamente. Una volta che la candela è svitata, se non rimane nella chiave, potete anche estrarla con la punta delle dita. Eccola. Ok, ora ci prepariamo per installare la nuova candela. Le candele che ho comprato sono delle Bosch V8 AC, queste. In commercio costano tra i 3 e i 4 euro all'uno. Oppure sì, un'alternativa si possono usare le NGK B5 HS. Diciamo, queste sono le candele che vanno bene nel 99% dei casi sulle nostre auto. Il libretto di uso e manutenzione dei vecchi maggiolini dice di eseguire questa operazione ogni 15 o 20.000 km, ma noi faremo bene ad effettuarla ogni 10.000 km. Anche dal libretto di uso e manutenzione della nostra auto ci davano come ricambio delle candele che ora non sono più prodotte, come le Bosch V45, le Beru 145 o le Champion L288. Per fare un cenno, per dare un cenno sulle candele della nostra auto, in pratica quando estrarremo le candele potremo vedere che lo stato della candela potrà avere 3 tipi di colorazioni diverse. O sarà una colorazione nera, quindi significa che la carburazione della nostra auto è molto grassa, o una colorazione biancastra, quindi significa che la candela ha la nostra auto ha una carburazione eccessivamente magra, o una colorazione nocciola, che significa che la carburazione della nostra auto è perfetta. Naturalmente la carburazione della vostra auto inciderà significativamente sulla durata delle vostre candele, nel senso che un'auto con la carburazione molto magra o molto grassa potrà provocare un'usura prematura delle candele, quindi con difficoltà varie su avviamento e sulle prestazioni in generale. Nel rimontare la nuova candela dovremmo regolare, così come da libretto di uso e manutenzione del vecchio maggiolino, la distanza fra i due elettrodi a 0,7 mm. Quindi con il nostro spessimetro prendiamo la larghezza di 0,7 mm e con una chiave diamo un piccolo colpetto sull'elettrodo superiore con molta delicatezza per non danneggiare la candela, in modo da portarlo alla distanza delle puntine così come indicate nel libretto di manutenzione. Io in realtà le ho montate
così come sono uscite dalla confezione. La distanza era circa di 0,8 mm, però diciamo sostanzialmente va bene lo stesso. Per un impiego in un clima particolarmente freddo possiamo invece regolare la distanza con lo spessimetro a 0,5 mm, o per un impiego in un clima eccessivamente caldo cambiare il tipo di candela e usare una Bosch V7A. Questa è una candela a passo corto classica per i motori raffreddati ad aria. Infatti gli stessi tipi di candele con il passo da 14 mm vengono usate anche sulle Vespe raffreddate ad aria. Ok, vi ho detto quasi tutto, adesso passiamo ad installare la candela. Infilo la candela nella chiave e mi accingo a portarla nella sua sede. Lo spazio è angusto ed è questa l'unica difficoltà dello svolgere questa operazione. Potete anche smontare questo tubo se vi è più agevole. Possiamo anche infilare la candela nel suo alloggiamento tenendola per la punta delle dita. Si riesce a percepire il foro e inizieremo con la punta delle dita a girare la candela fino ad innestare la filettatura nel suo alloggiamento. Poi successivamente con la chiave andremo a innestare la chiave e a completare l'operazione. Se nello smontare la candela potete avere difficoltà perché magari sono 10 anni che la macchina non vengono sostituite le candele, quindi la candela è particolarmente serrata, potete usare uno sbloccante, spruzzarla all'interno e iniziare una piccola operazione di svita e avvita. In questo senso, prima si svita leggermente, poi si riavvita, poi si risvita, poi si riavvita finché non riuscite ad estrarre completamente la candela. Inoltre qualcuno consiglia di mettere qualche piccola goccia d'olio sul filetto della candela proprio per rendere più agevole smontarla in futuro. Ok, adesso provvedo a stringere a mano la candela fino ad arrivare al fine corsa della candela, poi inserisco la chiave a checchetto e vado a serrare in un modo deciso ma non eccessivo. Ok, l'operazione è pressoché completata. Ovviamente bisogna farlo per tutte e 4 le candele, però prima di riandare ad attaccare la pippetta prendo la mia lampada LED e vado a controllare l'interno della pippetta, che deve essere privo di ossidazioni, e anche questi gommini. Questi sono dei gommini che tendono facilmente a surriscaldarsi, però sono molto importanti perché serrano il lamirato che occorre al raffreddamento del nostro motore. Queste pippette sono in bachelite e all'occasione possiamo anche svitarle in questo modo e controllare che qui e all'interno della pippetta non ci siano ossidazioni. Nel caso ci sono ossidazioni vanno o sostituite o trattate con un riattivante per contatti elettrici. Inoltre nello stesso momento che vado a controllare la candela, vado a sostituire le candele, do anche una controllata ai cavi lungo il percorso. Non devono avere delle crepe e soprattutto non devono essere, diciamo, induriti o lacerati. Ok, sembrano in ottime condizioni nonostante l'età, quindi vado a ricollegare la pippetta della candela. Quindi nel compiere questa operazione di controllo dei cavi posso anche controllare i cavi sulla catottola dello spinterogeno, tolgo il gommino, estraggo il cavo. Questa zona è molto più
soggetta a delle incrostazioni, corrosioni che possono diciamo verificarsi per infiltrarsi di acqua. Quindi con la pila LED vado a controllare l'interno della calotta ed il cavo stesso. Ok, anche questi sono in ottime condizioni nonostante l'età. Richiudo il tutto e passo alla candela successiva. Ok, credo di avervi detto quasi tutto sulle candele del nostro maggiolino, anche di avervi illustrato la procedura più corretta e semplice per effettuare questa operazione di manutenzione. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, vi lascio con l'invito ad iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto lasciate anche un like. Arrivederci, alla prossima.